Le mie fotografie sono molto normali, ma anche molto diverse dalle fotografie che si possono trovare in giro, su internet. E sono diverse per fondamentalmente due motivi. Uno è il soggetto che, pur essendo banale, minimale, ha comunque una certa personalità. I miei soggetti sono un momento per me di studio, ma anche un momento in cui imparo delle cose. Imparo come è fatta la nostra società, cosa succede nella nostra società, come cambia la nostra società. Un altro punto di forza del mio lavoro fotografico è avere delle grandi foto precise e dettagliate in ogni punto, per cui tutto deve essere a fuoco, per cui perché tutto sia a fuoco, per motivi diciamo ottici, devo essere posizionato leggermente sopra il normale punto di vista. Questo mi dà anche la possibilità di vedere più cose, di vedere più in là, quando arriviamo su una spiaggia, in un parco, in un campo di sci. Cioè, io voglio vedere un po' di più. Per cui con una macchina di grande formato e anche ora con il cosiddetto middle format digital ho bisogno di avere un punto di vista particolare, cioè io devo alzarmi per poter abbracciare situazioni che io voglio comunque tutte precisamente a fuoco, tutte precisamente fermate in un momento. Quando fotografo io passo le giornate a osservare la gente ed è quello che mi appassiona in un certo modo. Mi appassiona anche il fatto che nessuno si fa un grande problema del fatto che qualcuno li sta fotografando. Oggi la fotografia è stata totalmente sdoganata, nessuno ha più problemi ad essere fotografato, anche se forse non sanno che io li sto guardando e sto forse entrando nelle loro vite più di quanto loro non vorrebbero. Io in effetti entro nelle vite della gente e questo lo vedono anche quelli che comprano le mie foto, che si appassionano a dei dettagli, si appassionano a delle persone che convivono per anni con persone che diventano parte anche della loro vita di collezionisti, diventano qualcuno con cui hanno una relazione duratura. Questa è una foto fatta a Monopoli nel settembre 22 in occasione di un stupendo incontro di gallerie italiane. E questa è una foto particolarmente, diciamo, complicata, perché qui c'è il flash abbinato alla luce naturale, siamo nei momenti prima dell'alba, queste persone sono illuminate dal flash e di queste si può vedere qualunque dettaglio, anche minimo, l'occhiata di lei, i bambini in braccio alla mamma. I dettagli sono allucinanti, bellissimo come si muove lei, cioè, tutti i dettagli sono stupendi. E dietro c'è questa parte invece scura che è rimasta luce naturale, perché il flash arriva fino a qui più o meno. Per cui ci sono queste persone che aspettano il bagno purificatore nell'alba. Poi ovviamente mi piacciono queste piccole cose, è tutto dettagliatissimo.
con un grande pathos, un momento chiave di questa cerimonia che avviene tutti gli anni all'alba del 1° settembre. La mostra all'Oasi Contemporary Art è un'opera a cui ho lavorato molto. C'è un gruppo di foto classiche e alcune anche dei primi momenti del mio lavoro, insieme a delle foto di grandissime dimensioni su dei grandi teli di 3 metri per 4, dove degli abitanti della montagna pistoiese quasi posano vicino alla loro natura. È un modo diverso di vedere la natura e la gente del posto. Mentre tutto questo è in azione, in essere, la cosa più importante è il nostro archivio. Noi stiamo lavorando sulla digitalizzazione dell'archivio, avendo fatto relativamente poche fotografie negli ultimi 25 anni. Io ho la possibilità di scansionare tutti questi negativi e di digitalizzare tutto mettendo online tutte le foto fatte, e cioè anche le foto sbagliate, le foto che avevano dei problemi, perché io faccio vedere tutto il mio lavoro, faccio vedere il mio lavoro come è stato fatto, come è stato concepito, forse anche perché ho fatto una foto invece di un'altra, perché ho scelto una foto invece di un'altra. Allora, qui siamo a Pamukkale, in Anatolia. Ci sono queste sorgenti di acqua calda che passano attraverso la piscina. La gente è stupenda, è messa benissimo. Gli oleandri sono una meraviglia. Ora vediamo se qui ci sono degli altri. Ecco, qui si vedono meglio le colonne romane. Poi in generale tutti stanno sotto gli alberi, perché qui l'acqua è calduccia, cioè non è banale come temperatura. Ogni volta che vado a fare una ricerca nel mio archivio e vedo cosa succedeva in una foto del 95, ma anche nel 2005, succedevano delle cose stranissime, delle cose che noi oggi non possiamo nemmeno immaginare. Non possiamo capire come il mondo sia cambiato e probabilmente non possiamo nemmeno capire come il mondo cambierà.